Buongiorno, signor Matteo. Prego, entri. Come sta il nostro Bruno oggi? Buongiorno, dottoressa. Guardi, sono qui perché negli ultimi giorni lo vedo un po' strano. Capisco. Si accomodi e lo faccia salire sul tavolo, così gli do un'occhiata. Forza, Bruno, su! Vada piano con lui. Oggi è bello agitato. Tranquillo, lo visito con calma. Allora, mi dica, che sintomi ha notato? Niente di grave, spero. Però da 3 o 4 giorni ha poco appetito e dorme tantissimo. Ha smesso del tutto di mangiare o fa solo fatica a finire la razione? Mangia pochissimo. Di solito divora tutto in un attimo. Invece adesso lascia quasi metà ciotola. Ho capito. E l'acqua? La beve regolarmente? Sì, l'acqua la beve senza problemi, anzi, forse anche un po' più del solito. Questo è un dettaglio utile. Avete cambiato l'alimentazione di recente, per caso? Sì, la settimana scorsa ho preso dei croccantini nuovi, quelli al salmone. E ha fatto il passaggio graduale mescolandoli con i vecchi, giusto? Più o meno. Forse ho fatto un po' in fretta, lo ammetto. Capita spesso, non si preoccupi. Intanto comincio a controllargli l'addome. Ah, dimenticavo, in questi giorni l'ho visto leccarsi spesso la zampa anteriore destra. Mi faccia vedere. Sì, in effetti c'è un leggero rossore qui tra i polpastrelli. Anche il pelo mi sembra meno lucido in quella zona. Potrebbe essere un'allergia. È una possibilità, sì. Le intolleranze alimentari possono dare problemi alla pelle e fastidio alle zampe. Quindi la colpa sarebbe dei croccantini nuovi. È presto per dirlo con certezza. Prima devo escludere altre cause, tipo i parassiti. Però io gli do sempre l'antiparassitario. Gli metto la fialetta mensile sul collo. Ha fatto benissimo. Controlliamo comunque le orecchie. A volte i problemi partono proprio da lì. Ieri sera si grattava parecchio dietro l'orecchio sinistro, sa? Adesso guardo dentro con l'otoscopio. Fermo, Bruno. Bravo, cucciolone. Devo tenergli la testa? Non vorrei si muovesse all'improvviso. Sì, me la tenga ferma, per favore, così non rischiamo di fargli male. Vede qualcosa? Allora, c'è una leggera infiammazione. Niente di preoccupante, ma vedo del cerume scuro. Potrebbe essere un'altra otite. L'anno scorso ne ha avuta una, se si ricorda. Mi ricordo benissimo. Sì, i sintomi sono quelli iniziali di un'otite, ma molto lieve. Meno male. E per il poco appetito e l'addome? C'entra qualcosa? Di solito un'otite non toglie l'appetito a questo punto. Il problema digestivo è probabilmente a parte. Mi faccia capire, ha due problemi diversi in contemporanea, quindi. Esattamente. Il cambio rapido di dieta ha irritato l'intestino e l'orecchio si è infiammato per conto suo. Povero Bruno, non gliene va bene una. Dobbiamo fargli qualche esame del sangue. Per ora non lo ritengo necessario. La palpazione addominale non mostra dolore acuto. Vorrei però fare un tampone auricolare rapido. Certo, proceda pure. Quanto ci vuole per il risultato? Un paio di minuti al massimo. Lo guardo subito al microscopio qui nel retro. Perfetto. Nel frattempo posso rimetterlo giù dal tavolo? Trema tutto. Ma certo, lo faccia scendere. E gli diamo anche un premietto. È stato molto bravo. Grazie, dottoressa. Spero solo non vomiti di nuovo. Ieri notte ha rimesso una volta. Ah, questo non me l'aveva detto. Ha vomitato del cibo o solo succhi gastrici? Era solo un po' di schiuma gialla. Credo fossero proprio succhi gastrici. Capisco. È tipico nei cani quando restano a digiuno troppo a lungo, per via della nausea.
Quindi è la nausea che gli impedisce di mangiare? Proprio così. L'intestino è irritato, sente fastidio e preferisce non toccare cibo. Ha senso. Ma per l'acqua, come mai ne cerca di più? Un leggero aumento della sete può dipendere dal mal di stomaco. È un modo per calmare il bruciore. Non ci avevo proprio pensato. Devo togliergli la ciotola per qualche ora? No, assolutamente. Gli lasci sempre l'acqua a disposizione. Deve restare ben idratato. D'accordo. La lascio piena in cucina come al solito. Benissimo. Intanto vado un attimo di là a controllare il vetrino al microscopio. Va bene, la aspettiamo qui io e Bruno. Faccia con calma. Torno subito. Nel frattempo, se vuole, provi a dargli questo snack leggero. Vediamo se lo accetta. Ah, grazie. Ci provo. Rieccomi. Com'è andata? Spero non ci sia nulla di grave. Si tratta di una banale sovraccrescita di lieviti nell'orecchio. Una cosa comunissima. Ah, meno male. Per lo snack invece niente da fare. L'ha solo annusato e ha girato la testa. La nausea si fa sentire allora. Ora le spiego bene la terapia da seguire a casa. La ascolto. Spero non ci siano medicine difficili da fargli prendere. No, stia sereno. Per l'orecchio le prescrivo queste gocce, una volta al giorno. Per quanti giorni? Una settimana esatta. Anche se vede l'orecchio pulito dopo 3 giorni, mi raccomando, non interrompa. Guardi, mettergli le gocce non è mai facile. Scuote la testa e spruzza il liquido ovunque. È un classico. Le do un piccolo trucco. Gliele metta la sera prima della pappa. Così pensa al cibo e si distrae. Ci proverò. Grazie della dritta. Per lo stomaco, invece, iniziamo un ciclo di fermenti lattici. Li vendono in pasta, molto appetibile. Ottimo. Glieli do direttamente in bocca o li mischio al cibo? Se la lecca dal dito, va benissimo da sola. Altrimenti la mischi tranquillamente alla razione serale. E a proposito di pappa, che facciamo con i croccantini al salmone? Quelli li mettiamo via. Per i prossimi 2 o 3 giorni gli dia solo del cibo umido gastrointestinale. Quindi delle scatolette specifiche per lo stomaco, giusto? Proprio così. Aiutano a sfiammare la mucosa e sono molto leggere. Le trova in qualsiasi negozio per animali. Perfetto. E dopo i 3 giorni? Torno ai croccantini vecchi al pollo? Esatto. Faccia un passaggio graduale, così non gli diamo un altro shock. E per quelli al salmone che ho appena comprato? Li butto via? Se il sacco è praticamente intero, può provare a regalarli a qualche canile. Li accettano molto volentieri. Ottima idea. Almeno non si sprecano. Senta, ma per il rossore alla zampa, invece, non serve una pomata? Preferisco di no. Spesso i cani se la leccano via in 2 minuti e la crema non serve a molto. Va bene. Un'ultima cosa. Visto che ci siamo, può dare un'occhiata al libretto sanitario per i vaccini? Certo, me lo passi pure. Vediamo lo storico del nostro Bruno. Dovrebbe essere in scadenza il richiamo annuale, se ricordo bene. Sì, vedo che il vaccino polivalente scade proprio il 20 di questo mese. Manca davvero pochissimo. E l'antirabbica, per caso, va rifatta? No, per l'antirabbica siamo a posto fino all'anno prossimo. Quella che ha fatto aveva validità triennale. Magari il polivalente glielo facciamo oggi, così evitiamo un altro giro. Guardi, di solito sconsiglio di vaccinare un cane con l'intestino sottosopra. Meglio aspettare che sia in forma. Ah, va bene, giusto. Facciamo così. Tornate tra 2 settimane per il vaccino e intanto ricontrollo anche l'orecchio. Ok, devo chiamare in segreteria per fissare la data? No, può prendere l'appuntamento direttamente fuori con la mia collega.
C'è altro che le serve sapere? No, a posto così. Le dosi sono già scritte lì sopra? Tutto scritto qui. Per le gocce sono 4 una volta al giorno. Mi raccomando, solo nell'orecchio sinistro. Sinistro, certo. Ma posso pulirglielo un po' con un dischetto di cotone prima delle gocce? Solo la parte esterna del padiglione. Mai usare i bastoncini di cotone o infilare le dita in profondità. Chiaro, sì. Grazie di nuovo per tutti i consigli. Si figuri. Ah, un'ultima raccomandazione prima di salutarci. Mi dica pure. Se Bruno dovesse vomitare di nuovo in modo continuo o se nota un peggioramento, mi chiami senza aspettare il controllo. Senz'altro. Allora prendo Bruno e andiamo in reception a saldare il conto. Perfetto, ci pensa la mia collega di là. Buona giornata e una bella carezza al cucciolone. Grazie, buona giornata.